Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Allora, la riparazione di oggi riguarda un bel Sansui che è fermo da 40 anni, sicché lo devo rimettere in moto. Ovviamente va rimesso in moto con le accortezze del caso e bisogna vedere che tutto sia a posto. Se qualcosa non è a posto, va da sé che lo devo riparare. E perciò continuate a seguire questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Allora, questo è l'amplificatore, ora lo apriamo subito. Dice fermo, come avevo accennato, da 40 anni, si sente un ronzio senza nemmeno collegarci casse né nulla. C'è un V-meter staccato, ora ve lo faccio vedere, vi avvicino. Si vede, diciamo, già così. Questo qui, come vedete, è parte riflessi, insomma, non è pari rispetto a quell'altro, è staccato. Poi un altro problema che ha questo piccolo amplificatore, oltre ovviamente al controllo di tutto quello che va fatto, sono questi connettori qui, sono praticamente inchiodatissimi, sicché vediamo se è possibile ripristinarli o se andranno cambiati con qualcosa. Comunque la prima cosa che faccio, lo apro e poi vi faccio vedere. Allora, l'amplificatore è aperto. Qua sotto ci sono i V-meter, qua c'è tutto il resto dell'amplificatore. È un amplificatore che non ci si lavora bene di solito. Prima cosa che faccio, ora tolgo questo pannello dei V-meter sperando che venga via agevolmente, che non ci sia da smontare altro, perché voglio controllare il V-meter che è a giro, che non tocchi da nessuna parte. Qui ci sono le due lampade e il V-meter è solamente a giro, però la basetta tocca in giro, sicché quella la devo risistemare. Tolgo un attimino le lampade così vedo anche se vanno dopo, così non ci danno noia. E vediamo un po', il V-meter è a giro qui, eccolo qua. Perché anche una cosa che non ho mai capito in alcuni amplificatori, i V-meter alla fine sono attaccati con lo scotch, col nastro. È chiaro che dopo qualche anno se ne va, però sono scelte del costruttore. Allora, provo ora a accenderlo. Alimentato ovviamente con la lampadina in serie, quella sorta di ronzio che sente il cliente, quella sorta di ronzio che sente il proprietario, intanto è questo, non lo sentite voi, ma qui c'è qualcosa che sfrigola. Diciamo, nella migliore delle ipotesi è l'interruttore, e allora andiamo subito a indagare in quel punto lì. Allora, questo è il sotto dell'apparecchio, che è faesite, classico di tanti apparecchi dell'epoca invece che metallo, perché è piuttosto vecchio. L'ho svitato, ora lo togliamo e ci si lavora, diciamo, comunque anche dal sotto, e questa è una bella cosa. E ora indago un attimino sull'interruttore che sfrigola. Per accedere alla parte dell'interruttore bisogna rimuovere il frontale, che sviterò svitando queste due viti, e poi vanno levate tutte le manopole, perché va levata anche, diciamo, la parte, perché va levata anche la battolina, chiamiamola, laterale dell'amplificatore. Le manopole vengono via, speriamo che non ci sia poi troppe viti. Ecco fatto, è venuta via la mascherina molto bene, fortunatamente molto bene. E posso, penso, rimettere anche queste manopoline qui. Ora, per togliere la battolina laterale bisogna levare queste due viti, e poi così possiamo lavorare un po' più agevolmente.
tutte le manopole di questo amplificatore, se non mi sbaglio, sono in plastica, anche se forse una parte esterna è d'alluminio, non lo so. Tolgo anche questa battolina qui e ovviamente l'amplificatore poi una bella fregatura che non sta insieme perché si muove tutto, perché la battolina insieme con quella dall'altra parte teneva rigido l'amplificatore. Ora senza questa ovviamente c'è da stare attenti perché ci rimane tutto in mano. Allora l'interruttore è qui sotto, magari se stacco la presa è meglio. Allora l'interruttore è qui sotto, purtroppo ci sono anche questi altri contatti che commuta e qui diciamo ci sono i fili della 220 che arrivano e che dovrebbe chiudere il contatto. Ora come prima cosa provo a ponticellare queste due e vedo se l'amplificatore si accende e poi vedremo un attimino, perché trovare questo interruttore qui sarà tutto un divertimento. Allora l'amplificatore è capovolto, qui come vedete ho messo un ponticellino per ora volante, qui ho messo le lampade dei VMeter così vediamo anche se si accendono. Qua ci sono altre spie che ci possono indicare se l'amplificatore si accende. Inserisco la spina, le lampade dei VMeter rimangono spente, però qua come vedete, spero che si veda, la spia del LED, le spie del LED si spostano, sicché diciamo un po' di tensione c'è, e c'è anche qualche cosa, un cenno dei VMeter lì dell'indicatore di picco, guardiamo quello che sia. E niente, ora la prima cosa che faccio prima di togliere completamente l'interruttore è vedere un attimino se lo provo ponticellandolo per vedere se ci sono dei difetti grossi prima di stare a mattire con l'interruttore. Allora l'amplificatore è acceso, ho collegato gli ingressi all'ingresso AUX e ora vi inquadro l'oscilloscopio come sempre. Proviamo ad alzare un pochino, vediamo se ci sono rumoracci. C'è qualche leggera scarica, neanche tanto, sul potenziometro su un canale, vedete? Fa questi scherzi qui. Però diciamo andrà puliti i commutatori, roba del genere, insomma diciamo che nell'insieme perlomeno dà segni di vita. Allora a grandi linee l'apparecchio sembra diciamo rispondere ai comandi che gli si dà. Un altro problema che ho notato è dove ci sono condensatori elettrolitici di filtro, poi li smonterò, vi farò vedere, e lì ho visto dell'ossido vicino, sicché praticamente hanno perso un po' di liquido e sicuramente vanno cambiati. Poi le tolgo e si guarda. E il problema grosso sono, come avevo accennato, l'interruttore, guardiamo di trovarlo, guardiamo, parlo al plurale perché lo sapete io e voi, sempre. Comunque l'interruttore e poi gli attacchi delle casse dietro. Ho smontato l'interruttore e mi sono accorto di una cosa strana. Sul circuito stampato c'è anche ovviamente questo doppio deviatore che quando l'interruttore non è premuto fa contatto fra questi due, qui non c'è niente, la piazzola è vuota, e quando l'interruttore è premuto fa contatto fra questi altri due. Mi sono accorto che fra qui e qui e fra qui e qui c'erano stati fatti due ponticelli, sicché praticamente l'interruttore, diciamo, questa sezione dell'interruttore non serviva a nulla perché qui era sempre ponticellato. Non so se è regolare o se non è regolare, guarderò direttamente
sul manuale ora quando se riesco a trovarlo comunque. Però visto che funzionava così e c'era anche questo doppio deviatore, non mi sembra, diciamo, regolare. Allora io ora questo qui provo a aprirlo e vediamo quello che succede, e poi eventualmente, se non riesco a ripararlo, provo a cercarlo. Altrimenti l'ultima alternativa potrebbe essere montarci questo pezzettino qui. Si può rimontare qui perché mi sembra di dimensioni uguali. Questi contatti qui più piccoli, questi qui del doppio deviatore davanti, sono identici, da questa parte sono identici e l'ho riprovati nello stampato, ci entra. L'unico problema è questo è un doppio interruttore, mentre questo è singolo, e però questi contatti non sarebbero proprio a, diciamo, la distanza giusta. Al limite uno potrebbe riforare lo stampato, vedo un po'. Comunque, se mi riesce a riparare l'interruttore, tanto è rotto che lo posso aprire, ci rimonto il suo. Altrimenti lo cerco, se non lo trovo passiamo al piano B. E prima di proseguire con il video diamo qualche secondo, diciamo, al nostro sponsor, a PCBWay, che lo sapete da sempre è il mio partner per i circuiti stampati e per altre cose. Ora, con la buona stagione, siamo vestiti estivi, si va in ferie, e perché non fare quel progetto elettronico che è da tanto che abbiamo nel cassetto? Non abbiamo voglia di fare il circuito stampato? Ce lo fa PCBWay, come vogliamo noi, in tutte le forme, delle dimensioni che vogliamo, già forato, e non occorre forarlo noi che si perde un sacco di tempo, e viene poi molto bello anche a vedersi e ha un aspetto professionale. Non abbiamo voglia di montare componenti su circuiti stampati perché vogliamo andare al mare? Anche qui nessun problema, perché PCBWay ci offre un servizio di montaggio o addirittura di premontaggio, solamente alcune parti del circuito stampato, il resto le montiamo noi, così se li trova già saldati. Anche lì PCBWay ci viene, diciamo, in aiuto. Datemi retta, fate come me, servitevi anche voi da PCBWay. L'interruttore è smontato, come vedete qui c'è una bella sfiammata a questo punto qui che va ripulita, e la stessa cosa è qua. Ora io ripulisco questi pezzi e poi il divertimento è rimontarlo, perché smontarlo tutti i bischeri sanno fare, ma a rimontarlo non è detto che ci riesca, perché c'è le linguettine, questa qui va qui e poi ci va incastrato. Un conto è che lo fa la macchina, un conto è che lo fa Gianluca. Allora, sia la parte, diciamo, interna fissa, sia il contattino che ci va a toccare sopra è bello ripulito. E ora provo a montarlo e ripeto, non so se ce la farò. A rimontarlo ce l'ho fatta, perlomeno eccolo qua, e scatta. Ora vedete che con puntali cortocircuitati segna di suo 0,28. Io ora attacco i terminali sull'interruttore, vediamo, praticamente c'è pochi milliohm, e sicché diciamo che secondo me l'interruttore si è ripristinato perfettamente. Ora mai dire mai, ovviamente. Comunque ora lo rimonto, praticamente lo sistemo, lo finisco, ci metto un goccino di colla che non si muova e poi vediamo quello che succede quando è rimontato. Ora rimontiamo l'interruttore. I ponticellini che vi dicevo che ho trovato sull'interruttore erano fra qui e qui, e non ci dovrebbero essere, perché dovrebbe essere l'interruttore che chiude. Ora io non ce li rimetto perché sullo schema non ci sono, e poi vedremo come mai erano stati fatti quei ponticelli, non credo, diciamo, dalla ditta stessa che ha fatto l'amplificatore.
rimonto l'interruttore, gli do un puntino di saldatura, l'avvito e poi proseguo la saldatura. Ho avvitato leggermente la vitina dell'interruttore per tenerlo in sede e ora saldiamo. Come sempre gli diamo magari una pulita dove abbiamo lavorato e dove c'era già anche del flussante vecchio, per renderlo, dico, un pochino più umano. Qui di roba vecchia stringo la vitina dell'interruttore, così rimane tutto bello fissato, e ora lo saldo dall'altra parte e poi lo proviamo. L'interruttore è stato risaldato anche da questa parte, non resta che provarlo. Accendiamo l'amplificatore. Ovviamente le lampadine non vanno, è una cosa che farò ora subito, quasi subito, però se do il volume, vedete, i V-meter si muovono, sicché non scricchiola più e diciamo la riparazione dell'interruttore è andata a buon fine. E meglio che, diciamo, adattarci a un altro interruttore o cercarne uno. Tra parentesi, li ho visti in giro, ci sono diciamo in internet, ma hanno dei prezzi tipo 35-40 euro l'uno questi interruttori qui, e sono ovviamente prezzi fuori del mondo. Il V-meter, come vedete, era fissato con un pezzo di biadesivo che si è staccato, e farò la stessa cosa. Io penso di mettere al posto delle lampade due di questi LED qui da 8 mm bianco caldo, in maniera che facciano una luce calda e l'illuminazione dei V-meter è più bella, e le posso mettere al posto delle lampadine. Ora le imbastisco e vi faccio vedere come faccio. Allora, ecco qua i due LED, sono belli grossi e stanno praticamente al posto delle lampadine nello stesso supporto. Li ho messi in serie e ora ricaviamo la tensione di alimentazione del LED. Per alimentare i LED abbiamo una tensione di circa 20 volt e andrà calcolata la resistenza. Per avere questa tensione continua vi faccio vedere da dove l'ho presa, dato che le lampadine ovviamente lavoravano in alternata e i LED lavorano in continuo. Allora, semplicemente le lampadine erano messe in serie fra questo terminale, quest'altro, che ci arrivano questi due fili qui in alternata, e poi erano messe in serie tramite questo diciamo terminale centrale che non è collegato a nulla, faceva solo da ancoraggio per i fili delle lampade. Io ho messo i LED direttamente in serie e ho sfruttato questo terminale qui che non era che non faceva capo a nulla, che era libero sotto, e ho preso con un diodo da questo punto a questo punto, ho fatto un raddrizzatore a una semionda, tanto basta e avanza, e poi qua che c'è collegato l'altro capo poi del LED ci va il terminale negativo, che questo sarà il terminale negativo e questo sarà il terminale positivo. Ora calcolo la resistenza del LED e poi, diciamo, li proviamo. Allora, qui siamo su milliampere, ho calcolato una resistenza che faccia scorrere nei LED circa 30 milliampere. Questi LED qui reggono fino a 100 milliampere, questi da 8 mm, sicché sono praticamente più che in sicurezza, e la luce che fanno, ve la faccio vedere, è buonissima. Come vedete la luce dei V-meter è buona, di un colore caldo, e penso che insomma ci siamo, direi che ci siamo. Per fare un buon lavoro anche, diciamo, nei limiti esteticamente e per proteggere i fili,
pezzettino, perché qui c'è una saldatura ovviamente, un pezzettino di guaina termorestringente. Prima di passare alla sostituzione dei condensatori elettrolitici, quelli di filtro, vi volevo far vedere che queste praticamente boccoline per gli altoparlanti, che erano veramente dure, non si giravano, l'ho pulite un pochino e lubrificate con un prodotto siliconico, non ovviamente con il silicone che ci si stucca, con un olio siliconico, e ora girano piuttosto agevolmente, perché la sostituzione di queste qui, a trovarle uguali diventa un problema. E un altro tipo di sostituzione, tipo con boccole o roba del genere, anche quella diventa problematica, perché dietro ci sono condensatori e non c'è lo spazio fisico, sicché in questa maniera ora ruotano agevolmente nuovamente. Ora qui sotto ci sono i condensatori, io l'ho segnati già più e meno, perché quando poi uno l'ha tolti, magari se dall'altra parte non è segnato bene e ci sono condensatori sopra e non lo so, se dall'altra parte non è segnato bene risulta agevole così averceli segnati. Io vi do un consiglio: quando ci avete da togliere delle cose che c'è veramente tanto stagno, tipo queste, potete usare la stazione dissaldante come c'ho io, come ci avrete sicuramente voi, però date 2-3 aspirate di questa roba qui e poi ci avete da smontarla e pulirla. Sicché io per queste cose qui, dove è possibile, utilizzo l'aspiratore classico, quello a pompetta a mano praticamente, che alla fine per fare questo tipo di lavoro qui va bene lo stesso. Un conto è se abbiamo degli integrati, se abbiamo del materiale diciamo difficoltoso da levare, e un conto è levare questi due condensatori. I condensatori che ho smontato sono questi e sono teoricamente da 6800 microfarad e praticamente sono anche Nikon. Però io se vi accennate all'inizio avevo detto che mi sembrava di aver visto un po' di perdita di liquido, diciamo, di questi condensatori. Andiamo a misurare se la capacità è reale, se è rimasta simile perlomeno a questi 6800 microfarad. Allora prendo un condensatore, ora io non mi vedo quello che faccio, comunque l'attacco qui ovviamente ai terminali, vediamo se si vede il condensatore attaccato, sì, vediamo quanto segna, 2520, sì, che praticamente non è certo 6800. Provo l'altro, questo lo metto da una parte, prendo quell'altro e vediamo anche questo 2500, sicché questo condensatore qui, questi condensatori qui sono andati. Se vogliamo una controprova proprio per avere la prova del 9, anche se era inutile perché ovviamente quell'altro ponte funziona perfettamente, lo provo con questo ponte qui, e anche questo 2500, sicché tolgo questo condensatore, prendo quell'altro, lo rimisuro, 2500 rotte, che non sono più condensatori da 6800 microfarad e a questo punto ovviamente vanno cambiati. Ho montato i due condensatori nuovi, non resta che saldarli. Come al solito sono lontano, sicché diciamo ci vedo male ovviamente a saldare. Uno e ora tocca all'altro. Ora non resta che iniziare le tarature e provarlo. E ora direi di ricominciare a montarlo perlomeno parzialmente, tipo il frontale, pulire le manopole e poi dopo iniziare le nostre tarature come al solito. Toglierò le manopole che, come vedete, sono parecchio sporche in questo punto qui, e come al solito vanno nella pulitrice a ultrasuoni.
mettiamo tutti gli interruttorini al suo posto, che dopo vanno incastrati, e se no se ne vanno via. Allora l'offset l'ho controllato, è di pochissime millivolt, sicché non ve lo sto a far vedere. Ho anche regolato il bias e non ve lo faccio vedere perché sennò diventano tutti video uguali. Lo potete vedere su un altro video. Comunque il bias si misura i capi di questa resistenza qui e si va a regolare questo trimmer qui che c'è qui sotto, e lì è la regolazione del bias. Stessa cosa ovviamente per l'altro canale. Ora è qui sotto, non si vede, comunque qui c'è la resistenza e da questa parte qui c'è lo stesso trimmer. Andiamo vicino al clipping e misuriamo poi la potenza e poi vediamo la distorsione, sempre tutto velocemente per non annoiare. Ecco, così non è clippato neanche ancora e siamo intorno a 70 watt circa, sicché rientriamo tranquillamente nelle specifiche che questo amplificatore, anche per piccolino che sia, eroga 65 watt per canale. Diamo un'occhiata alla distorsione, che dovrebbe essere lo 0,05%. Vedete, se alzo ancora chiaramente clippa ancora di più, e qui clippato così a bestia, se si va a vedere siamo a fondo scala, sicché 100 watt. È ovvio che clippato non serve a nessuno perché distorce. Qui siamo a circa metà potenza, distorsione massima. Il datasheet dell'amplificatore, la tabella dell'amplificatore dice 0,05, qui siamo a 0,0 nemmeno 3, sicché rientriamo. E ora stiamo lavorando, questa qui indica la frequenza con una frequenza di circa 1000 Hz, 999,95, che diciamo 1000 Hz. Provo l'altro canale. Sparito tutto perché mi sono spostato. E anche l'altro canale, più o meno la stessa distorsione, rientra tranquillamente nelle specifiche e anche questo amplificatore è a posto. Allora direi che l'amplificatore si presenta molto bene anche esteticamente, c'ha una bella illuminazione ora dei due V-meter che prima non c'erano perché le lampadine erano bruciate, e anche il V-meter non è più a giro ma è stato riposizionato praticamente al suo posto, e sicché direi che questo amplificatore è pronto, diciamo, per ritornare da chi diciamo l'ha spedito. Allora anche questo video è finito, spero vi sia piaciuto, vi abbia fatto passare qualche momento, diciamo, rilassato. Se vi è piaciuto, ovviamente come al solito mettete mi piace, che quello mi fa piacere. Chi non l'avesse fatto si può iscrivere al canale, non lo dico sempre ma insomma lo sapete, perché se il canale cresce è un bene per tutti, perché così, diciamo, si va avanti. L'amplificatore è tornato, diciamo, in condizioni eccellenti, e sicché non resta che salutarvi e dirvi: noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!